Sono qui quindi a narrare un po' la storia della mia famiglia, che da quasi 300 anni lavora nel tessile e quindi succede sovente che la gente ci chiede ma qual è un po' la formula di questa longevità, del fatto che siete quasi 3 secoli su questo lavoro ininterrottamente. E io credo che è difficile dare una risposta, non ci sono delle formule particolari, un po' è fortuna, ma credo che uno degli elementi fondamentali sia stata la passione nelle cose che si fanno, che ci viene tramandata di padre in figlio. Io da quando sono nato ricordo di sentir parlare del nostro mestiere, delle cose belle, delle cose difficili, ma che comunque piano piano ti prendono e ti coinvolgono fino a capire che naturalmente poi diventi anche tu partecipe, artefice e talvolta magari anche protagonista di una parte di questa lunga storia. Passione legata poi, e questo lo posso dire leggendo la nostra storia, a innovazione, perché la tradizione è bella, ma se continui ad evolverti e continui a stare e vivere la realtà del mondo in cui stai vivendo. E devo dire che questo è stato l'altro grande, diciamo, segreto della mia famiglia. Io ricordo ancora mio trisnonno che nella metà degli anni del 1850-1860 lui voleva fare un viaggio tutti gli anni in Inghilterra, perché in quel momento l'Inghilterra erano i maestri del fare del tessuto, specialmente da uomo, e quindi lui andava, faceva un viaggio che durava dei mesi, perché allora si andava via con la carrozza a cavalli, poi si pigliava il treno, poi pigliavano il traghetto, arrivavano a Dover e via dicendo. E diceva sempre nei suoi diari, nelle sue scritte, poi scriveva a casa lettere, era abbastanza romantico allora, i ritmi erano scanditi in maniera differente, e raccontava appunto che c'erano che bisognava viaggiare, bisognava girare per capire quanto il mondo va avanti, quanto uno ha sempre da imparare. Io ricordo che mio padre diceva: noi non abbiamo fatto altro che racchiudere, che organizzare queste risorse che abbiamo, metterli tutti insieme intorno a un tavolo o dentro un ambiente e coordinarli, perché il grande segreto è questo, cioè questa grande capacità di saper lavorare, che viene anche in questo caso tramandata di padre in figlio. Pensate che noi abbiamo documentato all'interno della nostra azienda dei lavoratori che hanno lavorato per 3-4 generazioni, cioè quindi nonno, padre, figlio, addirittura bisnonno, nonno, padre, figlio, e questo non ha prezzo, non ha valore. Perché nasce il tessile a Biella è sicuramente l'abbondanza e la qualità dell'acqua. Biella è ricca di acqua, è molto piovoso, ahimè, però molto verde, si vede. Però non solo è ricca di acqua, ma è ricca di acqua molto dolce da un punto di vista di calcari, cioè è quasi priva di calcari. Questo quindi permette di lavare e di lavorare le lane, le stoffe in maniera ottimale. Ma vorrei aggiungere, sarebbe diminutivo dire che Biella, cioè il fatto di diventare sia solo quello, perché la verità è poi nella gente che ci lavora, e bisogna dirlo forte questo, bisogna ricalcarlo, cioè l'acqua è buonissima, va bene, però si fa del tessile anche da altre parti, ma la gente veramente, anche loro, dopo, perché nel biellese c'è una tradizione ormai anche qui agli albori della rivoluzione industriale, quindi parliamo agli inizi del Settecento, c'erano già delle imprese tessili. Così come succedeva a me quando venivo a casa e sentivo mio padre, lo stesso operaio tornava a casa e sentiva suo padre che sicuramente gli raccontava dei problemi del tal telaio, o della tal lavaggio, o della tale macchina, e quindi naturalmente veniva fuori che aveva una cultura sul prodotto tessile incredibile. Che non c'era. Poi naturalmente ci sono le scuole, sono venute fuori le scuole, l'istituto tecnico biellese, via dicendo, ma è fondamentale, di nuovo ripeto, questo tramandarsi del lavoro. È molto importante questo radicamento
di lavoro, di culture nel distretto biellese, che poi è formato principalmente da 2 o 3 valli, la Valle dell'Elvo, la Valle Mosso, la Valle Strona, e qui si è creato il mondo tessile. Io credo che se vuoi fare delle cose belle, un prodotto per essere bello devi farlo in un contesto piacevole. Tu non puoi disegnare un bel tessuto in una stanza muffita, con poca luce, scomoda, che fa freddo, che fa caldo, devi cercare di creare positività nelle persone, specialmente le creative. Abbiamo fatto un'azienda, è un'azienda tessile, è un'industria, però molto, credo, lo potete vedere, ambientata nella natura, di poco impatto, piacevole da vivere, perché vediamo i clienti, gli esterni che vivono, e dico, beh, qui si lavora bene. C'è proprio all'interno un vero, non solo un made in Italy, ma un made in Biella, praticamente al 100%, perché chiaramente al di là delle materie prime, che non possono essere né biellesi né italiane, perché i cashmere vengono dalla Cina e le alpache dal Perù e via dicendo, però poi tutto il resto c'è veramente un concentrato di medi in biella che crea la sua unicità. Io credo che una qualsiasi persona che poi compra una giacca fatta con un tessuto biellese, perché non voglio fare pubblicità adesso al mio nome, ma biellese, ha una sua storia secolare, fatta di persone, di passione, di fatiche, ma anche di grande passione.